Buonasera a tutti, siamo su Guerre Spaziali alla quinta puntata e introduco l'ospite di oggi e il tema di oggi con una frase di Chomsky che diceva che la massa non sa cosa succede nel mondo e non sa neanche di non saperlo. L'ospite di stasera è Nicola Bizzi, che è storico, scrittore, è il primo editore che abbiamo insomma sul canale e ha un canale YouTube che sta avendo tantissimo successo ed è una persona veramente che stimo tanto per il suo modo di essere, eccetera. La parola a te, Nicola. Grazie Giuseppe, la stima è reciproca. Siamo Scusami, vai, vai. combattenti per la libertà. Io mi definisco Esatto. così. Senti, secondo te a cosa alludeva Chomsky dicendo queste cose? Beh, Chomsky è uno dei pochi filosofi contemporanei a dire le cose come stanno. Chomsky ha sempre avuto una visione molto chiara, molto netta della realtà, conosce le dinamiche della società e sa molto bene che a livello globale, perché sono poche le nazioni che si salvano, ammesso che qualcuna si salvi, sono tutte controllate da un sistema di potere che è sovranazionale, è un sistema di potere molto antico, che affonda veramente le proprie radici millenni e millenni fa. È un sistema di potere che è onnipervasivo, che muta a volte volto, che non si fa vedere, assume tante sigle, tante denominazioni, ma è un potere che esercita una forma di controllo oppressivo sull'umanità da millenni. E ultimamente si è un po' esposto, si è un po' tolto qualche maschera, insomma l'abbiamo visto negli occhi ultimamente questo potere. Nicola, e nello specifico, per chi non conosce il tema, perché comunque veramente alcuni non hanno mai sentito parlare, no, della dicitura nuovo ordine mondiale, ce lo vuoi spiegare in poche parole? È un discorso di cui si parla da tanti anni. Già dagli anni 70-80 sono emerse sovente dichiarazioni da parte dei leader politici, soprattutto americani, improntate su questa necessità di un nuovo ordine mondiale. Non è che se lo sono inventato loro, perché l'ordine mondiale di questi soggetti esiste da tempo, perché portano avanti un progetto che è di programmazione neurolinguistica sostanzialmente. È un progetto che fino ad oggi è stato finalizzato al controllo delle masse attraverso la persuasione, attraverso l'inganno, attraverso l'omissione di certe verità storiche che sarebbero scomode e soprattutto attraverso l'omissione del controllo della moneta, delle regole che stanno alla base del controllo della moneta. Chiaramente questo potere ha dovuto adeguarsi anche alle varie fasi della società. C'è stata una società industriale in cui c'era necessità di manodopera, in cui c'era necessità di gente, di popolo, di molte persone da impiegare in lavori pesanti, in lavori manuali. Poi ci sono state fasi di guerra in cui c'era necessità di combattenti da sacrificare in prima linea, carne da cannone. Con il passaggio ad una società post-industriale, e questo Chomsky l'ha esaminato molto bene, sono cambiate anche le strategie di un certo sistema di potere che ha fatto due conti. È arrivato alla conclusione già negli anni '80 che c'era una impellente necessità di depopolare. Una necessità che poi era già pianificata da certi progetti malthusiani o neomalthusiani, ottocenteschi. Ogni tanto tornavano alla carica con questo progetto di depopolazione o comunque di calo demografico, anche per controbilanciare il forte incremento demografico che c'era stato. Tante volte nella storia è avvenuto questo.
Ci sono stati dei reset nella storia, io da storico li ho esaminati, li ho inquadrati, dei reset che sono puntualmente avvenuti quando il sistema economico è andato in crisi. Ma quando è andato in crisi il sistema economico? Sempre in concomitanza con fasi di grande benessere, di grande crescita economica, di grande espansione dei commerci, e in certi momenti cosa è successo? Che il sistema economico è andato in crisi senza una spiegazione logica. E allora si sono abbattute pestilenze, per esempio pensiamo alla peste nera del 300. La peste nera del 300 avvenne ufficialmente arrivata dalla Cina, arrivata dall'Oriente, in un momento d'oro per l'Europa, un momento in cui c'era una enorme espansione demografica, un grande benessere che era cominciato già dopo l'anno 1000. C'era una grande fioritura dei commerci, c'era un relativo benessere sociale. C'erano all'epoca due gruppi finanziari, due colossi che erano paragonabili agli odierni BlackRock e Vanguard, i Bardi e i Peruzzi, due gruppi bancari e finanziari fiorentini che controllavano direttamente o indirettamente tutta l'economia globale, o quantomeno del mondo occidentale, dell'Italia, dell'Europa, del Nord Europa e del vicino Oriente. Questi prestavano denaro per qualsiasi settore dell'economia, per l'agricoltura, per la nascente industria manufatturiera della lana, dei tessuti. Prestavano denaro per la costruzione di flotte, ma soprattutto lo prestavano per le guerre. E successe a un certo momento che prestarono delle cifre piuttosto alte al re d'Inghilterra. Il re d'Inghilterra perse la guerra e tergiversò sulla restituzione di questi prestiti. Ora parliamoci chiaro, i Bardi e Peruzzi avrebbero potuto uscirne indenni, tanto era il loro capitale, avrebbero potuto ammortizzare questo mancato recupero, ma si sparse la voce, qualcuno sparse la voce deliberatamente che i due principali colossi della finanza mondiale erano in fallimento, che non era vero. Si sparse la voce e tutti vollero ritirare i propri depositi, perché tanta gente aveva affidato loro le proprie ricchezze. Fallirono e 2 anni dopo arrivò puntuale la peste nera. A fare che cosa? A eliminare fisicamente, qualunque cosa sia stata in realtà, circa 1/3 della popolazione europea, in alcune regioni addirittura 2/3, e tutto ripartì poi secondo nuovi parametri, tutto ripartì con nuovi giganti della finanza e dell'economia, nuovi gruppi, nuovi personaggi fecero la loro comparsa, presero il sopravvento e l'economia ripartì. E ci fu di nuovo una grande ripresa demografica. Questo fino alla peste del 600, quando venne fatto un altro reset economico. Ogni volta che c'è un periodo di relativa ricchezza, c'è sempre qualche potere che o lancia una guerra o provoca deliberatamente una crisi economica, e spesso anche certe pseudo epidemie misteriose che non si capisce cosa siano e da dove vengono. E oggi viviamo in una fase in cui non c'è più bisogno di manodopera, siamo in una fase di fatto post-industriale, anche se l'industria c'è ancora, e certe elite di potere hanno da tempo pianificato una riduzione del numero della popolazione, una riduzione sensibile, giustificata devono inventarsi qualche scusa, no? Quindi si sono inventati le false politiche green, che poi sono tutte una truffa colossale. Io posso capire l'inquinamento è il vero problema, perché l'industria inquina. L'inquinamento è un problema reale, ma non è un problema reale il cosiddetto riscaldamento climatico, perché tutto dipende dal sole, ma d'altronde lo dicono anche Rubias, Chicchi, ci sono dei cicli in cui il tempo è più caldo,
delle epoche storiche in cui le temperature salgono. Ci sono state in passato ere in cui la presenza di anidride carbonica nell'atmosfera era 10 volte maggiore di quella di oggi, ma si stava benissimo. E, a parte l'inquinamento da metalli pesanti e da sostanze chimiche, non è assolutamente vero che l'attività umana incide sul riscaldamento climatico che dipende esclusivamente dal sole, ma hanno creato questo dogma, perché oggi la scienza va avanti a dogmi, no? Prima si scherniva dietro i paradigmi, adesso utilizza i dogmi, veri e propri dogmi di fede, e difesi dalla censura. Quindi chi non si allinea alla vulgata dominante viene eliminato, viene anche fisicamente, o viene minacciato, viene silenziato. E poi ce lo sbattono in faccia, perché tutti questi progetti di depopolazione e di asservimento, perché vogliono stringere le maglie del controllo. Queste sono elite di potere che a loro non interessano i soldi, perché ne hanno fin sopra i capelli, possono stamparli come quando vogliono. Hanno il chiodo fisso del controllo. Hanno paura di perdere il controllo di masse che non riescono più a gestire, perché tanto è cambiato con l'introduzione di internet che era una risorsa militare, da quando è passata all'uso civile, perché è diventata obsoleta, quindi nell'esercito hanno ben altri sistemi, ha permesso la circolazione e la veicolazione di informazioni che prima erano esclusiva pertinenza dei media mainstream, tranne pochi giornali indipendenti che poi duravano poco perché non venivano finanziati. Tutte le informazioni che circolavano prima erano decise dall'alto, da determinate agenzie stampa che fanno capo a grossi gruppi a livello mondiale, che dicevano che cosa doveva essere pubblicato e che cosa no, che cosa doveva essere diffuso e cosa no. Internet ha provocato una rottura in questo equilibrio già dagli anni 90, e di internet la politica americana si è servita molto anche per fini politici, in particolare al tempo di Obama. Sotto la infausta presidenza di Obama sono state stabilite delle linee guida segrete, ufficiose, non scritte, che permettevano l'utilizzo dei social media per destabilizzare nazioni nemiche o considerate scomode o ostili. Hanno fatto utilizzando i social media in una maniera da intelligence, utilizzando anche dei bot, dei falsi profili, hanno destabilizzato tutta una serie di stati del Medio Oriente, dell'Asia, hanno provocato le cosiddette primavere arabe, le rivoluzioni colorate. E finché i social media sono serviti per colpire paesi nemici, venivano finanziati, non erano soggetto anche di censura. Poi hanno capito, hanno fatto 2+2 e hanno detto no, qui la situazione ci sta scappando di mano, perché sì, possono essere utili per i nostri scopi, ma qui basta uno che si svegli la mattina, che è ascoltato, che magari ha 1 milione, 2 milioni di follower, che dice certe verità scomode e la gente le viene a sapere e ci mette nei guai. E allora sempre il governo Obama decretò tutte le norme per la censura dei social media, con l'introduzione di fact checkers, una forma di censura sostanzialmente che è servita per regolamentare i social media, per regolamentare i motori di ricerca, anche i principali, Google. E quelli più scomodi sono stati colpiti anche finanziariamente, in modo che Google avesse il monopolio, perché è più facile controllare dei monopoli piuttosto che tanti soggetti diversi e che hanno magari un margine di indipendenza. E poi serviva
questa censura, serviva questo controllo alla luce di quel colpo di Stato internazionale che è stato messo in atto nel 2020. Lì serviva la censura totale, di tipo orwelliano, e l'hanno fatta chiaramente perché erano tutti complici. C'era la necessità di terrorizzare le masse con questa minaccia fantasma e di indirizzarle verso un pensiero unico che non era discutibile, che era dogmatico, che era più di un dogma di fede. Quindi hanno silenziato, hanno chiuso migliaia e migliaia di profili, milioni, oserei dire, in tutto il mondo. Hanno fatto sparire dai motori di ricerca, in primis da Google, centinaia di migliaia di notizie che prima si trovavano e che sono state letteralmente fatte sparire dalla rete. Hanno chiuso migliaia di siti scomodi, continuano a farlo, perché anche se il vento sta cambiando, ci sono ancora gli strascichi di tutta questa operazione di censura, un'operazione che è nata negli Stati Uniti d'America, che è stata fermamente voluta dai democratici americani sotto l'amministrazione Obama. E nel 2020 poi si è consumato il clou, perché hanno accelerato i tempi per arrivare a questo fantomatico nuovo ordine mondiale. Un ordine mondiale che mirava nei loro progetti intanto al controllo, associato ad un forte calo demografico, poi successivamente ad una moneta unica, possibilmente digitale, all'abolizione del contante, all'introduzione di un sistema di credito sociale alla cinese e a una società completamente militarizzata e regimentata, dove la censura facesse la padrona. Poi non è finita lì, il progetto, che in parte va avanti, perché ci sono ancora progetti finanziati che vanno costantemente monitorati perché sono molto pericolosi. Esiste una rete globale di un'associazione, potremmo dire, con un proprio sito, che comprende 40 città pilota nel mondo. Sono città che si sono votate per via dei loro scellerati amministratori alla logica della città 15 minuti, a delle vere e proprie carceri a cielo aperto. E in Italia ne abbiamo due. In Italia abbiamo Roma e Milano sotto l'amministrazione di Sala da una parte e di Gualtieri dall'altra, che fanno parte di questa rete. E questi stanno impunemente continuando su questa linea, con limiti di velocità a 30 all'ora, con introduzione del 5G e con tante altre norme vessatorie, scudi green per l'accesso in città, vogliono impedire la circolazione. Un altro anello della catena di questo nuovo ordine mondiale è bloccare la circolazione delle persone. Il banco di prova è stato con i lockdown, hanno cercato di bloccare gli spostamenti, addirittura fra una regione e l'altra, una città e l'altra, e un comune e l'altro, addirittura confinando le persone nel proprio comune di residenza, se non nel proprio quartiere o nella propria abitazione. Hanno voluto ridurre psicologicamente gli spazi che le persone potevano configurare a livello mentale. Ci sono ancora persone traumatizzate che hanno paura di andare nel quartiere vicino. Ancora. C'è anche un attacco alla proprietà privata, no? Perché anche questa cosa della circolazione è legata alla proprietà privata, cioè è anche la questione del clima, perché in effetti la famosa frase non possederai più nulla e sarai felice, insomma, è legata a queste cose ultime che stai dicendo, no? Cioè non possederai auto, non possederai casa, perché anche la questione green, cioè se ognuno di noi entro qualche anno non dovesse mettere a norma la sua casa e spendere quei 50-60 mila euro, poi la casa non è più sua, ma diventa insomma invendibile, inaffittabile, eccetera, no? Ora io ritengo che non si vada effettivamente in questa direzione, perché ci sono state delle fortissime resistenze, il vento sta cambiando, gli stessi BlackRock e Vanguard hanno abbandonato le politiche green, quindi
c'è una controtendenza, però il piano era quello. Il piano era quello portato avanti da diversi fattori, da diversi attori. Il World Economic Forum, che è una vera e propria piovra che gestisce la politica europea e buona parte della politica mondiale. In America i Dem in particolare, che si sono venduti completamente a certi progetti. Poi ci sono delle organizzazioni sovranazionali che sono comunque delle organizzazioni intermedie, i vari gruppo Bilderberg, la Trilaterale, anche l'Aspen Institute, sono tante, i club di Roma, a Round Table, ma queste sono delle fasi intermedie. Sono delle strutture intermedie in cui vengono ratificati e poi imposti ai governi provvedimenti o decisioni che a loro volta sono presi ancora più sopra. Sono presi sopra da elite che non si palesano, che non si fanno vedere molto volentieri. In genere sono delle linee di sangue, sono delle famiglie molto potenti. Famiglie che veramente non è uno scherzo, da 10.000 anni minimo queste governano il mondo. Questo che la gente non sa e che neanche immagina. E io mi diverto da storico a portare alla luce queste questioni scomode, a portarle alla luce sempre di più, anche perché ora è un momento favorevole. Tentando questo colpo di stato globale nel 2020 si sono un po' dati la zappa sui piedi, perché sì, chiaramente avevano preventivato delle reazioni, avevano preventivato delle resistenze, preventivato talmente bene che erano già pronti campi di isolamento e detenzione a livello globale. Soltanto in Australia li hanno messi in pratica. Negli Stati Uniti non sono partiti ufficialmente, ma stanno lì i campi FEMA. Io ho tutti gli schemi, ci sono campi di varia tipologia, alcuni destinati a persone di un certo riguardo. Questi non hanno dentro, tante problematiche, potremmo dire. Ce ne sono altri che invece hanno le torrette, il filo spinato rivolto verso l'interno, elettrificato, torrette di guardia con mitragliatrici puntate verso l'interno del campo. È una realtà, tutti i dati che potete trovare anche in rete. Quindi era stata predisposta anche negli Stati Uniti una rete di campi gestiti dal FEMA, che è la protezione civile americana fondamentalmente, atti a detenere milioni di cittadini americani che ritenevano che non avrebbero collaborato con le fasi successive di questa operazione, perché l'introduzione di certi stieri era finalizzata chiaramente alla depopolazione, ma poi erano previsti altri provvedimenti, perché questa inoculazione doveva essere costante nel tempo. Poi dopo la prima, dopo la seconda, dopo la terza, tante persone cominciano a svegliarsi, a dire no, la quarta è meglio di no, la quinta è meglio di no. Allora ci volevano questi campi per garantire che questi non inquinassero la psicologia di quelle pecore che invece fuori si belavano e si adeguavano. Ma ci sono state resistenze, anche perché ci sono state delle forze che si sono contrapposte. La galassia del potere è molto vasta e anche inaspettata. Ci sono vari interessi in gioco, ci sono varie forze, varie fazioni, e non tutte le fazioni hanno appoggiato questo disegno genocida, perché tale è, e lo hanno fatto fallire. Come ora stanno dando il colpo di grazia a questo delirio green, al delirio gender, al delirio woke, alla cancel culture, perché tutto faceva parte di un grande disegno che comprende anche l'euro in Europa e il tentativo di monete analoghe nordamericane, sudamericane e africane,
l'unificazione monetaria come primo passo per la distruzione della sovranità nazionale e poi arrivare anche a un fantomatico governo unico mondiale. Questo era nei loro piani. Questo libro io l'ho pubblicato nel 2021, ma è una raccolta di miei articoli, perché io ho iniziato a collaborare con tante riviste, tante testate online già alla fine degli anni 90, ma qui ho voluto raccogliere un'ottantina, 84 miei articoli che partono dall'11 settembre. Articoli in cui analizzavo all'epoca i fatti dell'11 settembre, confutando la versione ufficiale, testimoniando insomma tutte le varie, riportando i dati insomma sulle testimonianze che confutavano il fatto che ci fossero stati gli aerei, la dimostrazione che le torri erano state abbattute con cariche di nanotermite. Poi ci sono state le prove di tutto questo, agenti in pensione ufficiali della CIA che alla fine hanno detto la verità, che fu un abbattimento pianificato che doveva servire per giustificare agli occhi dell'opinione pubblica l'ingresso in guerra contro l'Iraq, il periodo della cosiddetta guerra al terrorismo. Purtroppo le masse si bevono tutto, si bevono la versione ufficiale, si bevono le versioni dei telegiornali, ma il vento sta cambiando perché ora le persone sono più critiche. I giornali stessi mainstream hanno un crollo nelle vendite che va dal 50 all'80% rispetto solo a 6-7 anni fa. Quindi promette bene la cosa, però non c'è ancora una presa di coscienza di massa su certe realtà, perché finché non vengono sbattute in faccia alla gente, non vengono metabolizzate. Il cittadino medio non accetta psicologicamente che lo Stato voglia il suo male, non accetta che lo Stato lo voglia morto, cioè non lo può accettare, va oltre la sua capacità di immaginazione, quindi si rifugia in una negazione e dice fra sé: non è possibile, no, è una bufala. Il cittadino vuole fidarsi delle istituzioni, ma ormai il patto sociale è rotto, c'è uno scollamento fra i cittadini e le istituzioni che è sempre maggiore, è come una crepa nel terreno che si allarga sempre di più e aumenta l'astensionismo perché cresce la voglia di non legittimare più il potere, cresce la consapevolezza che tutti i politici, tranne pochissime eccezioni, ma tutti coloro che governano le nazioni, dai più piccoli consiglieri fino ai presidenti della Repubblica, sono tutti funzionari non di una democrazia, sono funzionari di corporation e prendono ordini dall'alto. È una catena di comando che non permette autonomia decisionale. È così. Ma abbiamo visto che gli stati sono, come dicevi tu, sono comandati da sovrastrutture private. L'abbiamo visto che in Italia, per esempio, è venuto il capo di Davos a dare ordini, è venuto il capo di Facebook a dare ordini, insomma. E forse il fatto che il vento stia cambiando è che relativo anche alla presenza di Musk e al fatto che sia stato mal digerito poi da tutto il giornalismo italiano, no? Che poi secondo me dietro alla presenza di Musk c'è altro, insomma, del legato a quegli ordini esecutivi americani 138-18 e 138-48 e sequestri di beni fatti in un certo senso. Il vento sta cambiando e ci sono state resistenze enormi affinché non cambiasse. Interessante, e parla chiaro, a dimostrazione di come le cose vengono sbattute in faccia alla gente e la gente non le vede. Io nel 2018 mi sono occupato molto di quel sito americano deagle.com,
un sito che poi ha cambiato varie volte i suoi contenuti. È un sito legato all'intelligence e alla lobby degli armamenti. Un sito americano che normalmente promuoveva e pubblicizzava nuovi tipi di armi oppure fiere di vendite di armi, la nuova mina, il nuovo mitragliatore. Questo sito pubblicò improvvisamente nel fine 2017 una sezione statistica enorme con decine e decine di pagine. Veniva fatta una proiezione statistica a 8 anni, dal 17 al 25. Oggi siamo nel 25, quindi è interessante capire come queste proiezioni siano in parte fallite. In statistica si fanno le proiezioni. Cosa avverrà da ora al 2025? Era stata fatta 8 anni. E la cosa interessante è che venivano prese in considerazione tutte le nazioni della Terra in queste pagine, con i dati indicativi di prodotto interno lordo, spesa pro capite, poi anche numero di abitanti per metro quadrato, per chilometro quadrato, insomma, il budget per le spese militari, per le spese sanitarie, tutti i dati classici, e la popolazione. In questa proiezione, dal 17 al 25, la cosa che balzò subito all'occhio è che tutti gli stati dell'Occidente, del cosiddetto Occidente, venivano di fatto depopolati in maniera massiva. Gli Stati Uniti da 300 milioni di abitanti passavano a poco più di 90. Il Canada aveva un crollo ancora maggiore. Il Messico non solo restava inalterato, ma anche aumentava di popolazione. Tutti gli stati dell'America Latina, ad eccezione dell'Argentina, avevano un aumento demografico. L'Europa occidentale spariva. La Germania veniva ridotta da oltre 80 milioni di abitanti a circa 36. L'Italia da 60 a 42. La Gran Bretagna addirittura a 18 milioni di abitanti. Scompariva. La Spagna e il Portogallo un calo inferiore. I paesi dell'Europa dell'Est restavano quasi inalterati, con un lieve calo demografico, comunque nell'ordine di un 5-10%, non poco. La Russia restava inalterata. La Cina lo stesso. Nei paesi asiatici dell'orbita occidentale venivano fortemente depopolati la Corea del Sud e il Giappone. Tutti gli altri aumentavano. All'epoca, insieme ad amici, si studiò questo sito perché il sito diceva: abbiamo tratto queste proiezioni da fonti di intelligence e governative, senza scendere in dettagli. Ci chiedevamo, ma com'è che hanno pronosticato previsto questo scenario? Una guerra nucleare? Si pensò a una guerra nucleare che lanciata dalla Russia verso l'Occidente. Questo avrebbe giustificato un crollo demografico dei cosiddetti paesi dell'Occidente. Però non tornava, perché qualunque attacco nucleare ha immediatamente una risposta. Ci sarebbe stata di conseguenza una serie di risposte dagli Stati Uniti e dai paesi NATO che avrebbero comunque portato morte e distruzione anche a est. Invece no, tutti i paesi dell'est, compresa la Russia, aumentavano a livello demografico. Allora avevamo ipotizzato una sorta di epidemia, però anche lì i conti non tornavano, perché un ipotetico virus, un'ipotetica epidemia non è che si ferma a Rio Grande, vede il fiume e dice no, torno indietro. Cioè, il Messico aumentava demograficamente di circa 10 milioni di abitanti, pochi rispetto al trend demografico, quindi una lieve flessione sicuramente ci sarà stata, ma non era il crollo di 2/3 della popolazione come negli Stati Uniti. Quindi avevamo scartato anche questa ipotesi. Poi la risposta ce l'ha data Bill Gates, perché Bill Gates in un'intervista già anni fa ha ammesso candidamente, dice:
ormai siamo sulla buona strada per pianificare una riduzione della popolazione globale attraverso certi sieri magici. Che le persone poi vorranno di loro sponte, perché verranno persuase a farseli iniettare. Ora la verità sta venendo fuori, i danni sono stati fatti. Io ritengo che ci sia 1 miliardo di persone in meno sulla Terra rispetto all'anno scorso, perché i danni ci sono e sono continuamente sotto gli occhi di tutti, però sicuramente non raggiungeranno l'obiettivo che era scritto sulle famose Georgia Guidestones, che sono state poi abbattute, interessante, da un raggio, da un'arma a energia diretta. Perché poi ci sono anche le guerre spaziali. È vero. Come utilizzano armi a energia diretta per creare incendi, come è successo ora a Los Angeles o alle Hawaii? Un'arma a energia diretta è stata utilizzata per colpire questo monumento rosacrociano che sorgeva su una proprietà privata in Georgia. Un monumento inquietante perché stile Stonehenge, composto di blocchi di pietra, scritto in varie lingue, fra cui il sanscrito, l'ebraico, il russo, l'inglese, il latino, il greco. Diceva che dobbiamo tenere l'equilibrio demografico al di sotto dei 500 milioni di abitanti. Questi sono dei pazzi fanatici che prendono alla lettera la Repubblica di Platone. Queste sono degenerazioni pitagoriche deviate come la Fabian Society. Sono organizzazioni malthusiane molto pericolose che hanno credito perché sanno come interagire con l'industria farmaceutica, con le speculazioni, quindi vengono finanziate fino all'inverosimile. Perché? Perché fanno arricchire tanta gente. Tanta gente è stata comprata con i soldi. È inevitabile. Come convinci tutti i governi globali, tranne poche eccezioni, a applicare un lockdown e a mettere agli arresti domiciliari i propri cittadini? Lo puoi convincere solo con motivazioni economiche. Perché io sono sicuro dalle mie ricerche che benché la stragrande maggioranza dei parlamentari sapesse che nell'aria c'era qualcosa, erano pochi quelli che avevano un'idea chiara di quello che sarebbe successo, perché i parlamentari in fin dei conti non contano niente. E anche a livello di governo erano pochi quelli che avevano un'idea chiara di quello che stavano pianificando. La scusa ufficiale è stata l'economia. Perché? Perché nel settembre del 2019 si stava verificando la crisi dei repo, dei rapporti di compensazione fra le banche centrali, che rischiava con una reazione a catena, di fare implodere tutta l'economia mondiale. Allora sfruttarono, perché l'operazione era prevista per il 2022, l'hanno anticipata al fine 2019, proprio in concomitanza con questa crisi che poi è stata pilotata, è servita proprio per innescare l'operazione, perché volevano farla partire dal Brasile 2 anni dopo. E invece è stato deciso di farlo. Sì. Volevo ricordare a chi ci segue Operazione Corona, un libro edito a Aurora Boreale, che è la tua casa editrice, e che è stato fatto in collaborazione con molte menti pensanti, insomma. Io li chiamo pensatori pensanti, perché noi in TV vediamo i pensatori non pensanti, tra virgolette, e quindi è un libro che ha aperto le menti a molte persone, descrivono quello che stai raccontando tu e entrano nei particolari, come la vicenda Lukashenko, che poi denuncia in prima persona tutto quello che sta accadendo. No, volevo ricordare solo, magari poi lo metto in descrizione. Sì, è importante ricordare questo libro perché è stato il primo libro in Italia e uno dei primi in Europa a denunciare quello che stava succedendo. È nato da un'idea mia e di Matteo Martini, che è un chimico farmaceutico, e abbiamo iniziato a scriverlo già nella primavera-estate del 2020.
analizzando dati, passando notti insonni a verificare documenti internazionali, e il libro è uscito già nel settembre del 2020. È stato un libro esplosivo perché poi ha visto la partecipazione, oltre a mia e di Matteo Martini, dell'avvocato Marco Della Luna per la parte giuridica, di Stefano Scoglio per quanto riguarda la parte biologica, di David Suraci per il discorso epidemiologico, poi di Alessandro Gambugiati, uno psicanalista che si è occupato proprio dei danni sui bambini dovuti al lockdown. Insomma, è stato un lavoro di squadra di 8 persone. C'è stato Luca Labella, c'è stato altri 2 o 3 collaboratori. Insomma, è stato un lavoro di squadra eccezionale. Ed è un libro che è servito. È servito in Italia, è stato molto boicottato chiaramente, però siamo riusciti a veicolarlo in diverse migliaia di copie. E è servito molto perché io sono stato ringraziato da personaggi come Carlo Freccero, che mi ha detto io devo tutto a questo libro, ci mi hai aperto gli occhi, oppure Giordano, giornalista, che dopo averlo letto ha cominciato a fare certe trasmissioni molto, molto forti, e addirittura è arrivato a Robert Kennedy. E questa va raccontata, sì, perché io nel dicembre del 2020 venni contattato dalla segreteria di Robert Kennedy. Inizialmente pensavo a uno scherzo, vi dico la verità. Poi appurai che insomma era la sua segretaria e ci ho anche parlato per telefono 2 volte e mi ero reso conto che non capivano cosa stava succedendo in Italia. Anche perché l'Italia è stato il paese pilota di tutta la questione. Negli Stati Uniti è arrivato dopo il problema, anche se erano già preparati, avevano già predisposto tutto, ma non riuscivano a capire che cosa stava succedendo in Italia al tempo del governo Conte. E allora io ridetti tutta una serie di informazioni e gli mandai il PDF di Operazione Corona e me lo chiesero, ma in inglese c'è? E dissi no. Allora lui se lo fece tradurre dalla sua equipe e io sono sicuro che, spero, me l'hanno confermato in realtà, è che molte delle sue decisioni successive sono state ispirate anche da questo libro e probabilmente molte delle sue operazioni politiche che farà adesso come ministro della sanità americano possano essere ispirate da questo libro. Questo mi riempie d'orgoglio veramente. Di Kennedy voglio ricordare quel bellissimo discorso fatto a Berlino e penso che comunque ci sia anche del tuo libro, insomma, in quelle parole, no? Sì. Quindi, scusa l'interruzione. No, fai bene a interrompere perché sono ricordi eccezionali. Abbiamo vissuto un periodo, almeno io l'ho vissuto in trincea, perché avevo capito fin dall'inizio dove andavano a parare e ho detto di no su tutto. Però non è stato facile perché rifiutarsi di indossare museruole, mai messa. Dovevi affrontare quotidianamente persone ostili per la strada che ti aggredivano. Andavo solo in determinati negozi dove potevo entrare così, negozi di resistenti. Ho rinunciato a entrare nel 99% degli esercizi commerciali. Cioè, questo per 2 anni e mezzo, 3. Ma Ricordo ho questa detto, se qualcuno non dà l'esempio, mi sentivo in dovere di dare l'esempio. Vabbè, poi c'è stata una tua intensa attività nel aiutare poi la popolazione a comprendere attraverso alcuni canali, ricordo l'allora Orizzonte degli Eventi, insomma, quindi sono state comunque presenze importanti e che comunque sono servite, insomma, a tutti quanti a sentirci meno soli, perché chi aveva il dubbio poi si sentiva solo, tra virgolette. Non si aveva paura della pantomima, ma si aveva paura comunque di ciò che c'era attorno ad essa. E quindi è stato fatto gruppo anche grazie a questo, ma come oggi continui a farlo col nuovo canale Storia, insomma,
attraverso un recupero, insomma, diciamo sia della coscienza che della conoscenza, no? Come hai detto anche ieri sera, perché in effetti uno degli strumenti che volevano utilizzare per attuare questo reset e sulla coscienza era quello proprio della cancel culture. E quindi secondo me oggi l'opera di ricostruzione come a Gaza, insomma, riparte proprio dai canali come i tuoi, in cui uno ritrova identità, ritrova radice, cose che invece hanno tentato di tagliare. Sì, hanno tentato di cancellare la memoria di un'intera civiltà, in parte riuscendovi e con la complicità della popolazione. Questa è programmazione neurolinguistica, è lavaggio del cervello, funziona, sono tecniche raffinate, tecniche sperimentate che venivano utilizzate già nel Terzo Reich, che venivano utilizzate in tanti altri sistemi totalitari e funzionano. Individuare un nemico, ci vuole sempre un nemico. Il nemico che era diventato il Novax, il nemico come in Orwell, no? C'era il nemico e tutti inveivano contro il nemico, no? Durante queste rappresentazioni cinematografiche che avvenivano obbligatoriamente, tipo la corazzata Potionchi di Fantozzi, no? E tutti inveivano contro questo fantomatico nemico che probabilmente neanche esisteva, che serviva solo a tenere in piedi il regime. Ma d'altronde è una questione psicologica. Hanno giocato sulla psicologia consapevoli che almeno un 70% della popolazione tende a conformarsi, tende a rispettare le cosiddette regole, a obbedire agli ordini. E consapevoli anche che c'è un 30% della popolazione che potenzialmente si può mettere di traverso. Poi di questo 30% molti hanno ceduto perché il lavoro, hanno ricattato le persone con il lavoro, con le stesse fonti di sostentamento, sono stati molto abili. Però una parte consistente ha comunque detto di no. E ora i nodi stanno venendo al pettine e tanta gente ha paura, soprattutto in Europa, tanta paura. Perché in Europa deve ancora cadere il muro. E in America già ormai telegiornali, giornali sono pieni di inchieste che smontano completamente questa operazione criminale. In Europa resiste finché c'è la von der Pfizer alla Commissione europea. La borderliner. Senti, sembra che anche Trump negli ordini esecutivi che hai messo ultimamente ci sia la declassificazione dei documenti, insomma, della pandemia. Ti risulta anche a te? Allora, ora io ho perso il conto degli ordini esecutivi, anche perché non faccio in tempo a studiarmi quali vengono fatti, che già ce n'è altri 20-30 che pare ne abbia fatti 300, firmati 300 circa. Quello che più mi è piaciuto è quello che sancisce l'abolizione della censura. Quindi, abolendo la censura a livello federale, ammette implicitamente che c'era, e questo è il primo. D'altronde era già stato ammesso perché ci sono le prove, insomma, di queste leggi di Obama, però lui ha abolito la censura a livello federale sui media, sui social media, su qualunque forma di espressione. E questo sta avendo una tempesta, sta portando una valanga. Ma poi il primo che aveva esposto questo fenomeno è stato Musk su X un annetto e mezzo fa. Sì. Quindi è avvenuto privatamente, adesso sta avvenendo, tra virgolette, in maniera statale, va, diciamo così. Sì, l'acquisto di Twitter da parte di Musk è stato ha terrorizzato un certo sistema, ma è stata un'operazione pianificata, faceva parte di tutto un piano. Perché questa presidenza Trump, secondo me, a differenza della precedente, è organizzata nei minimi dettagli. Devono aver pianificato tutto un lavoro di squadra.
Elon Musk probabilmente da tempo collaborava con questa squadra. C'è un episodio che pochi ricordano, e ora abbiamo visto anche Bezos, la cerimonia di insediamento di Trump, anche lui lì a prostrarsi davanti a Trump insieme a Zuckerberg. Ma nel 2020 ci fu uno scontro molto duro fra Bezos e Musk, e pochi si ricorderanno che un giorno Musk disse: Amazon dovrebbe essere incenerita. 6 ore dopo, sempre un'arma a energia diretta, perché non si spiega altrimenti quell'incendio, andò a colpire il tetto del più grande centro di logistico di smistamento di Amazon del mondo, a San Bernardino in California, che venne distrutto completamente. Un complesso di edifici grande come 6-7 campi da calcio bruciò completamente in poche ore. E questo avvenne dopo che Elon Musk disse Amazon dovrebbe essere incenerita. Non è un caso. Lui probabilmente vuole dimostrare di avere, con i satelliti che ha, gli Starlink, anche il controllo di certe tecnologie. Vabbè, è successo anche ultimamente con Trump, no? Quando ha detto eliminiamo tutti i siti iraniani nucleari, e la gente ha iniziato a dire ma che terrorista vuole far esplodere le centrali nucleari, e invece alcuni giorni dopo c'è stato un attacco hacker che ha spento tutto l'apparato nucleare in Iran, insomma, anche perché qui abbiamo visto, e probabilmente anche il QFS prevederà, insomma, la non messa in opera di centrali nucleari. Sono pericolose perché uno non ha bisogno più di una bomba nucleare, ma ha bisogno di attaccare un centro del genere, un sito del genere, e metti un intero paese in difficoltà, insomma, no? Sì, secondo me cambieranno ora tanti equilibri. Io prevedo grandi cambiamenti e una certa pulizia in Europa, perché questa volta non lasceranno correre tutti i responsabili europei della frode elettorale del 2020, secondo me verranno perseguiti. E la mia sensazione è che organizzeranno una sorta di Tangentopoli inversa, perché Tangentopoli venne pianificata da certi poteri americani, in particolare dall'FBI, non tanto dalla CIA. In teoria dovrebbe essere la CIA, no, che si occupa dell'estero. Invece, siccome la CIA era molto sotto il controllo dell'amministrazione di Bush padre, d'altronde era stato il direttore, l'FBI era di fatto sotto il controllo invece dei Dem. I democratici americani a quel tempo avevano deciso a tavolino, anche in seguito alla caduta del muro di Berlino, tutta una serie di fattori, di destabilizzare la politica italiana per poi poter procedere con certe privatizzazioni, ma volevano eliminare una classe politica che si metteva di traverso, quella della Prima Repubblica, e che impediva certi giochi. E lo hanno fatto con Tangentopoli, un'operazione pianificata in America, poi attuata con la complicità del PC, PDS, Iocchetto, i vari D'Alema, soprattutto Luciano Violante, che ne fu il teorico, ma si sono serviti della magistratura per colpire una classe politica. Oggi una classe politica la puoi eliminare in due modi: o con un golpe in stile Pinochet, ma non va più di moda, oppure con una rivoluzione colorata, quelle vanno di moda all'est, in Italia non attecchirebbe, oppure con un processo mediatico giudiziario come Tangentopoli. E io non escludo che gli americani, la fazione Trump, faccia partire da una procura qualsiasi, che so, la procura di Catanzaro, la procura di Potenza, un'operazione che poi possa diventare esplosiva, che faccia partire raffiche di avvisi di garanzia a livello nazionale, arresti, e che faccia sparire in 6 mesi un'intera classe politica corrotta. Un sogno? Secondo me potremmo essere alle porte di un qualcosa del genere. Senti Nicole, non ti voglio rubare troppo tempo perché so che... Però ti faccio una domanda. Che intendeva Trump quando ha detto reclameremo la Repubblica, secondo te?
reclameremo la Repubblica. Sì, nel discorso inaugurale. È probabilmente la fine della corporation. La fine Quindi della corporation. Si parla molto, infatti, in America, in certi ambienti, del ripristino della Repubblica del 1776. Una Repubblica che era partita con ottimi auspici e che già quantomeno dagli inizi del Novecento, con l'istituzione della Federal Reserve, è caduta sotto certi poteri ed è di fatto diventata una corporation. sì, legata al SEC, insomma, tutta una serie di discussioni. Mi piacerebbe vedere certi argomenti anche sul tuo canale, sarebbe Sì, interessante. sì, sì, è partito ora, c'è tanta carne da mettere al fuoco. Sì, sì, infatti, anche la storia attuale, insomma, Eh, che poi è legata a quella del passato, perché comunque, come hai detto tu, Intanto venerdì ci sarà un video speciale su Tangentopoli, un documentario di 2 ore, tutto su Tangentopoli. vi rimetto in sovraimpressione il canale di Nicola. Vi invito a iscrivervi perché veramente è interessantissimo. Cioè, e poi ogni pezzo è a sé, cioè non è che uno si perde una puntata e non è tipo news, insomma, nel senso che comunque poi arrivi in ritardo, veramente è anche in formato podcast, quindi ha fatto un grandissimo canale, veramente complimenti, mi Grazie. fa piacere e ti seguo sempre, lo sai. Senti, e come quindi in parte l'hai detto, cioè sei positivo rispetto a ciò che viene, come per esempio ISO 222 potrà cambiare questa storia in positivo? Ma io penso che tante cose possano cambiare in positivo. In particolare io prevedo un inizio della fine dell'Unione Europea. Non è che magari crollerà in 2 giorni, però la Germania non ha molte alternative. La Germania, per seguire questa folle politica di Biden di antirussa, la Germania si è data Zappa sui la piedi. zappa sui piedi direttamente. Gli hanno distrutto la Germania in Nord Stream, che era il principale veicolo di approvvigionamento di gas a basso costo. L'industria tedesca è paralizzata, non è più competitiva. Hanno voluto distruggere gli americani il motore dell'Europa, la Germania, per poi esportare i loro gas. Ma la Germania comincia a non poterne più. Adesso che c'è stata la crisi di governo che va a elezioni, io non escludo che possano trattare su quel discorso della Dexit, dell'uscita dall'euro. È un'eventualità che non scarterei. Questo metterebbe in crisi il castello di carte europeo, perché senza la Germania un'uscita dalla Germania provocherebbe una reazione a catena, soprattutto della Francia. Mario Monti ha rilasciato un'intervista recentemente, strano che parli ora, dicendo che lui è dovuto intervenire nel 2011 perché c'era il governo Berlusconi stava valutando, tra le tante cose, anche un piano B, una sorta di piano di uscita dall'euro. E chiaramente Monti doveva impedire questa operazione. Ma in quei giorni lui era in contatto con Hollande, che all'epoca era presidente francese, e si videro. E Hollande gli disse a Monti: ma davvero volevate uscire dall'euro? In Italia voleva uscire dall'euro? E lui disse sì, c'era il piano, veniva valutato come piano possibile. E Monti ha chiesto a Hollande, dice, ma se noi fossimo usciti dall'euro, voi francesi cosa avreste fatto? E lui gli ha risposto: verremmo seguiti a ruota subito. Perché non ne possono più di stare nell'euro anche loro, soprattutto ora che hanno perso l'Africa, che hanno perso le risorse, non vogliono più essere i principali finanziatori della gabbia europea se la Germania se ne va. Sì, infatti. Vabbè, anche la Francia vive la sua crisi, quindi
insomma, è un'Europa abbastanza destabilizzata. Carne sul fuoco l'ha messa anche Trump dicendo che lui non vuole avere a che fare con l'Europa, ma direttamente con gli stati sovrani. E, peraltro la bella notizia è che in Italia i giornalisti hanno scoperto che siamo una nazione sovrana, quindi rispetto a delle cose la stanno rivendicando. Cioè, tutti i boomerang io vedo, insomma, a certi livelli, quindi Divertente questo è questo. interessante. Sì. Molto interessante. Nicola, a che libri stai lavorando ultimamente? A tanti. Ora sto finendo un mio libro sull'imperatore Giuliano Ah, e poi pubblicherò a marzo un altro mio libro intitolato Da Eleusi a Washington DC, con tutti i segreti e retroscena dell'indipendenza americana, tutte le società segrete che ci sono state dietro. caspita. Ma quanti libri hai scritto, Nicola? Ho perso il conto. Tanti, tanti, Capito, ho capito. e tanti li devo Senti, pubblicare. ancora li devi pubblicare, lo so, lo so. Comunque sei una persona esageratamente super informata e super colta e hai una memoria sulla storia che fa paura. Guarda, sei incredibile. A me Veramente sembra di non ricordarmi mai niente. sono veramente, guarda, quando ti ascolto faccio, ma come fa a ricordare tutto, a sapere tutto? È incredibile. Anche io sono appassionato di storia, però non ricordo, cioè, invece tu veramente sei sulle date, sulle cose, veramente complimenti. Grazie. Senti, Nicola, mi piacerebbe averti nuovamente sul canale fra qualche Volentieri, volentieri. mese, ma anche avere gli autori, insomma, di Aurora Boreale, perché il canale nasce per questo, insomma, per dare spazio dove spesso i canali, insomma, un po' più grandi non ne danno. E quindi è nato come un gioco e sta diventando una cosa abbastanza, insomma, non troppo grande, però sta andando avanti, insomma. Abbiamo Bene, intervistato una trentina di autori, molti libri, quindi le cose stanno, insomma, pian piano crescendo. E quindi veramente è stato un piacere averti con noi e ti aspetto veramente per un'altra puntata, per un libro che vuoi proporre, insomma, su guerre spaziali, soprattutto perché quello che stiamo vivendo è una guerra sì, sì. spaziale interiore e quindi abbiamo bisogno poi di persone come te che aprono le menti. Un saluto speciale a chi ci ha ascoltato. Grazie. E intanto grazie a te, e sì, un saluto speciale a tutti quelli che fino ad ora hanno avuto la pazienza di ascoltarci, e sarò ben felice di tornare appena ci sarà occasione. E domandatevi sempre il perché di tutto, non credete a niente e a nessuno. Grazie, grazie a chi ci ha ascoltato e ci vediamo. Buonasera a Ciao. tutti.